Ciao a tutti, sono Adranor. Innanzitutto volevo ringraziare Cristian Montagna per avermi chiesto di prendere parte al suo bellissimo progetto di Old Blood, un'idea meravigliosa. Ho visto parecchi video davvero interessanti di realtà dell'underground italiano. Per quanto mi riguarda, il mio approccio con la musica è iniziato a metà degli anni 90, quando imbracciai inizialmente il basso e poi poco dopo la chitarra. Infatti con dei miei vecchi amici mettemmo su una cover band degli Iron Maiden. Ma quasi contemporaneamente o subito dopo incominciai anche ad ascoltare musica più estrema, soprattutto il black metal, che è il genere che prediligo e ascolto maggiormente tutt'oggi. Allora, dei miei cugini di Pavia, apro una parentesi a tal proposito. Io sono originario di Erice, della provincia di Trapani, quindi della Sicilia occidentale, un piccolo borgo in cui allora era difficile reperire un certo tipo di musica. Quindi questi miei cugini, ogni volta che mi venivano a trovare, mi omaggiavano di tapes registrate e duplicate da loro, di bands estreme. Ricordo gli Emperor, gli Enslaved, da Frost, di Frost o di Eld, primissimi Echoed and Throne, ehm, i Solefald, di The Linear Scaffold, Immortal, tutta roba che mi prese parecchio già dal primo ascolto. In particolar modo, poi tra l'altro ricordo un EP del 96 di un progetto del Principato di Monaco, God Killer, The Rebirth of the Middle Ages, che mi fece impazzire allora, proprio consumata quella cassetta. Comunque, successivamente io mi trasferì a Palermo e lì presi parte a una formazione chiamata Pantheism, brutal death metal, e con loro registrai una demo, Into the Awakened Wood. Parlo del 99, 98-99. Fu la prima esperienza in studio, fu in studio di registrazione, fu un'esperienza entusiasmante. Ricordo, credo fosse un 8 piste analogico. Comunque, da lì a poco, diciamo, la mia predilezione per il black metal si fece sentire. Misi su il progetto Eruca, tuttora attivo. Insieme a Valdemar, primo chitarrista, registrammo una demo e successivamente insieme a Moa, l'attuale chitarrista degli Eruca, registrammo l'EP Leggenda. Il progetto comunque lo accantonai per un po' perché presi parte ad altre formazioni in quel periodo, una fra tutte i Throne of Moloch, progetto Industrial Black Death, con cui feci diverse date, live, tour e releases. Un altro progetto a cui presi parte fu Religion of Darkness, progetto pagan black metal, sempre palermitano. In ultimo, insieme ad Otagron, l'attuale cantante, mettemmo su una tribute band dei Marduk, la band svedese. Tra l'altro, il progetto Easy Rush. Ad oggi si è evoluto a progetto musicale di brani inediti. È di novembre e dopo tanti anni comunque adesso è uscito il primo album. Ricordo quel periodo palermitano in cui con molto piacere
La scena palermitana era viva, ma non solo palermitana tutta, quella siciliana era molto viva, molte bands, molte idee, molta voglia di suonare, discrete possibilità come locali, varie bands comunque valide. Alcune si sono perse per strada, altre sono andate avanti, tuttora attive. Tuttora attive alcune. Ecco, cito ovviamente Nazgul di Monreale che fecero una demo favolosa, Omne Est Paratum, e un successivo album meraviglioso. Poi altre bands che ricordo di Wasgard, sempre nel black, oppure i Widemore. Queste purtroppo entrambe sciolte. Poi comunque la situazione a livello di generi era molto variegata. Sempre in quel periodo collaborai con una band tuttora attiva, Yuntori, band brutal death metal. Registrai un album con loro. Altre, altre realtà bands che potrei citare sono ad esempio gli Heretical di Caltanissetta o gli Apostate, Infernalia di Siracusa, ma anche The Crushers di Agrigento, tuttora attive, e oppure gli Sterminio, gli Urto nel Trapanese. Poi variando l'argomento, ad esempio dei live, io seguivo molto quando potevo, molti live, bene o male di tutta la scena, di generi variegati, dal Power, Ite Majesty, Trinacrius. Mm, scusate, un attimo. Altre bands di allora, Balatonizer, Cadaver Mutilator, ecco, queste, o gli Hemophagus, Nvidia. Poi, col passare degli anni, nel 2011, mi dovetti trasferire a Roma per motivi lavorativi e qui cominciai praticamente subito, mi inserì nella band capitolina Yars Macabra. Con loro registrai un EP e un album. Quindi qualche anno dopo, nel 2017, feci l'incontro con Nemo Rishi, attuale batterista degli Eruca, e insieme decidemmo di rimettere sul progetto insieme con alla voce Necrom, anche gli Exars Macabra, Moa sempre alla chitarra e infine Cruz al basso. In questi ultimi anni è stata molto prolifica come formazione e varie releases, un po' di live per presentarle, per promuoverle. Che altro aggiungere? C'è in previsione una collaborazione con una band sarda, gli Infernal Goat, anch'essa black metal, di Capitan Impaler che saluto. Alla batteria ci sarà Giampiero The Death Crash e non vedo l'ora di prendere parte al nuovo lavoro che faremo. Niente, chiudo qui, non voglio tediarvi più di tanto con questo mio assunto di quello che può essere la mia vita musicale, se così può essere definita. Ringrazio ancora Christian per avermi chiamato. Un saluto a tutti voi. Supportiamo sempre l'underground.